Ecco alcune delle cose che non ti aspetti quando arrivi in Lituania. Ci sono delle cose che ovviamente quando arrivi in Lituania non ti aspetti, ma che succedono. Ecco alcune di queste che sono, secondo me, tra le più interessanti. Numero 1. Quando arrivi in Lituania e vai a trovare un amico che ti dice di abitare al secondo piano, in realtà abita al terzo piano. Questo perché in Lituania non esiste il ground zero, quindi il piano numero 1 è sempre il piano terreno. Numero 2. In inverno, con 40 cm di neve, un meno 25 di temperatura, funziona tutto. Trasporti pubblici, automobili che vanno per la strada, strade pulite, marciapiedi completamente puliti. Questo perché, come dicono i lituani, è solo una questione di organizzazione. Numero 3. La natura è spettacolare, laghi, foreste, mare, campagna, tutto incontaminato. Diciamo che la Lituania è un piccolo Canada, non dovete andare fino dall'altra parte del mondo per trovare una natura così incontaminata. La Lituania è bella anche per questo. Tutti parlano almeno 3 lingue: lituano, molto spesso il russo, sicuramente l'inglese, e poi qualcuno ci aggiunge un'altra lingua. Qualcuno parla l'italiano, lo spagnolo, il francese o il tedesco, qualcuno anche il norvegese. Insomma, veramente interessante abitare da queste parti. I politici che falliscono vanno a casa, incredibile da dirsi. I politici che qui vengono trombati alle elezioni vanno veramente a casa. È stato il caso dell'ex sindaco di Vilnius, che si è presentato 2 volte per essere rieletto, una volta come sindaco e una volta come presidente della Repubblica, è stato trombato entrambe le volte ed è sparito dalla scena. La scolarizzazione qui è molto alta, circa l'85% dei lituani è laureato. Sì, anche gli anziani sono laureati. Questo perché anche durante l'Unione Sovietica l'istruzione era considerata una priorità, come da noi, vero? Quando attraversi la strada sulle strisce pedonali, le auto si fermano. È incredibile da dirsi. Eppure, dopo 15 anni che io abito qui, ancora mi stupisco. Da noi, lo sapete, no? Ehi, stai attento perché altrimenti potresti lasciarci la pelle. Impossibile mangiare una pizza decente. Qui purtroppo, se non ci mettono sul ketchup, le pizze che ci sono veramente assurde. 15 anni, vivo qua, non hanno ancora imparato. Impareranno mai? Non lo so. Vedremo. I bagni sono tutti senza finestra, tranne qualche rara eccezione. Non hanno un bidet e hanno di solito una vasca al posto di una comodissima doccia. Il perché lo sanno solo loro. È così bello avere un bagno con una finestra e poter assolutamente aprire la finestra dopo che uno ha fatto una doccia per evitare l'umidità. Qui umidità ovunque, ma ci sono gli aspiratori, che però ovviamente non sono come una buona finestra in un bagno. L'organizzazione è il loro fiore all'occhiello, però mancano di fantasia e destro. E io dico sempre che i lituani sono bravissimi, però su alcune cose proprio non ci siamo. Spesso ribaltano una strada, fanno dei lavori, poi richiudono, poi riaprono un'altra volta, poi richiudono un'altra volta. Insomma, è vero che l'organizzazione è il loro fiore all'occhiello, ma a volte dovrebbero pensare e coordinarsi meglio tra di loro. Ecco, quando qualcuno ha un'idea che funziona, poi tutti gliela copiano. Mi ricorderò sempre un mio carissimo amico italiano che aprì la prima vineria qui a Vilnius. Tutti di lì: non funzionerà mai, qui a Vilnius si beve tanta birra, il lituano beve la birra, non beve il vino. Eppure dopo un anno e mezzo, quella vineria ebbe grandissimo successo. Lui non vendeva birra, ovviamente, e fiorirono nell'arco dei successivi 4 anni, una dopo l'altro, un sacco di vinerie. E oggi Vilnius ha ancora un sacco di vinerie dappertutto. Quindi attenzione a lanciare qualcosa di nuovo perché poi te la copiano. E poi magari dicono che è una cosa inventata dai lituani. Internet è praticamente ovunque. Il wifi gratuito lo troviamo in centro storico sempre, spesso durante le vacanze estive è addirittura alla portata di tutti i turisti. E la Lituania è uno dei paesi con la migliore connessione a livello internet d'Europa. Quindi se volete passare le vacanze da queste parti potete tranquillamente navigare spesso e volentieri gratis. Spero che queste stranezze e cose interessanti che ti ho detto della Lituania voi possiate fare un buon soggiorno da queste parti la prossima volta che venite a Vilnius, e mi raccomando fate subscribe al mio canale www.fabiosologusto.com. Ciao!